Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Come ogni giorno andiamo a riepilogare le ultime in casa Inter, a confrontarci, ad analizzarle, facendo anche una sorta di approfondimento sulla squadra che sta costruendo l'Inter e sulle mosse di OH3, un po' in controtendenza rispetto al passato. Andiamo con ordine, naturalmente iniziamo proprio da ciò che scrivono i quotidiani sportivi perché oggi è il giorno di Spence, quindi ci saranno le visite mediche di rito, la firma per un affare che quindi diventerà ufficiale. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, naturalmente vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per dare un grandissimo supporto. La Gazzetta scrive Spence subito, l'inglese è a Milano, oggi scopre l'Inter, poi un avvio sprint. Visite e firme nella prima giornata nerazzurra, il nuovo esterno già a colloquio con Kivu e sogna di debuttare nella prima di A con il Monza. Ecco, Spence, come appena detto, oggi sosterrà le visite mediche all'Humanitas di Rozzano, al CONI, poi diventerà ufficiale. Non farà parte della spedizione che domani giocherà l'ultima amichevole precampionato a Bari contro il Betis. Cerca però di affrettare i tempi, ecco, per avere già un minutaggio, per fare già l'esordio sabato prossimo alla prima di Serie A contro il Monza. Calciatore che naturalmente ha avuto un supplemento di vacanze anche dalla sua vecchia squadra, dal Tottenham, visto che è arrivato praticamente fino in fondo al mondiale, giocando la finale per il terzo posto. Da quanto viene riportato, però, il calciatore si è allenato anche durante le vacanze, quindi probabilmente non arriva proprio in una cattiva condizione fisica. Vedremo se riuscirà ad accelerare i tempi e quindi a guadagnarsi già l'esordio in campionato a San Siro. Proseguiamo con un altro articolo, è sempre della Gazzetta dello Sport, o meglio del Corriere dello Sport, e leggiamo Spence per 2, un altro multiuso. Ecco, già ieri abbiamo analizzato ciò che Spence può portare dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, e c'è proprio l'approfondimento, ecco, del Corriere dello Sport che sottolinea la duttilità di Spence. Può giocare a destra, naturalmente è stato preso per giocare in quella posizione e per essere il posto Dumfries, ma può essere dirottato anche a sinistra, dove può anche andare un po' ad accentrarsi, andare a concludere, che non è proprio la sua dote principale. Lui è più un calciatore di fascia, un calciatore da ampiezza, da profondità, però ecco, a piede invertito può sfruttare quel modo di giocare che Chivo ha chiesto spesso anche a Di Marco, quindi per andare un po' più per linee interne col terzo o la mezzala che danno ampiezza. E questo è un punto, secondo me, molto importante, sia per quanto riguarda Spence, sia per quanto riguarda in generale l'Inter che sta nascendo, è la grande duttilità dei suoi calciatori. Perché abbiamo tantissimi elementi della rosa che possono coprire diverse posizioni. Se prendiamo già dai difensori, c'è Akanji che è arrivato e probabilmente la posizione ideale è come terzo di destra, ma gioca anche da centrale. Lo stesso Bissek, ecco, nei piani di Kivu può ricoprire i tre ruoli della difesa, e occhio perché nelle amichevoli è vero che c'erano tante assenze, però ha giocato da difensore centrale, facendo tra l'altro molto bene, e nel momento in cui Kivu volesse chiedere aggressività al centrale, ecco che Bissek può giocare in quella posizione. Ma stessa situazione la troviamo anche a centrocampo, dove abbiamo, come appena detto, sulle corsie esterne Spence che può giocare a destra e a sinistra. Attualmente c'è ancora Luis Enrique in rosa, ci arriviamo tra un attimo, che può giocare anche a sinistra. Abbiamo i centrocampisti interscambiabili perché Çalhanoğlu, Stankovic e Zielinski possono fare sia da mezzala che da regista, ma lo stesso Sucic ha giocato da vice-ciala praticamente nel finale della scorsa stagione. Insomma, questo è un grandissimo vantaggio dell'Inter, avere calciatori che ricoprono più posizioni. Ed occhio anche ad un nome, quello di Carlos Augusto, perché nel momento in cui dovesse partire Luis Enrique e l'Inter non dovesse trovare una soluzione ideale, ecco, dovesse trovare un calciatore che, se non dovesse trovare un vero vice Di Marco, Carlos Augusto può giocare da terzo di difesa, ma può essere anche il vice Di Marco. Spence può essere dirottato su quella corsia, lo stesso Jones, sul quale anche ci arriveremo tra un attimo, può essere dirottato anche sulla corsia di destra. Insomma, questa duttilità aiuta tantissimo nella gestione delle partite, nella gestione, ecco, dei diversi momenti della stagione, e chiaramente avere calciatori così duttili aiuta anche ad avere caratteristiche differenti e quindi ad impostare tipi di partite
differenti. Questo può essere un grandissimo punto di forza dell'Inter di quest'anno. Proseguiamo anche con gli altri articoli, arriviamo proprio al nome di Jones. Leggiamo sul Corriere dello Sport: Jones l'ultima crociata. L'assalto dell'Inter contro il muro Reds, Curtis ha già deciso. Il Liverpool chiede ancora 40 milioni nonostante la scadenza 2027. L'obiettivo è chiudere sui 30-35. E su Curtis Jones naturalmente scrive anche la Gazzetta dello Sport, dove leggiamo: la mossa in mezzo, la priorità è Jones, Luis Enrique rimane alla porta. Il posto lasciato libero da Frattesi sarà riempito e in caso di addio del brasiliano una scelta low cost. Su Luis Enrique ci arriviamo, come detto, tra un attimo. Partiamo dalla situazione Curtis Jones. L'Inter in questo momento attende per Jones, non ha ancora fatto una nuova proposta ufficiale, però la sensazione è che una proposta arriverà a breve. Non ai 40 milioni che chiede il Liverpool, si proverà magari ad aspettare un po' per abbassare le pretese della squadra inglese, e quindi provando a chiudere tra i 30 e i 35 milioni. Cifra comunque importante per un calciatore che va in scadenza il prossimo giugno, cifra che però permetterebbe, ecco, di dare a Chivu quel rinforzo che ha chiesto. E questo è sempre un qualcosa che deve pesare sulle priorità di mercato, perché quando l'allenatore chiede un determinato tipo di giocatore, quando un allenatore spinge così tanto su un profilo preciso, è chiaro che bisogna cercare di accontentarlo. Naturalmente è un affare oneroso, è un affare che comunque, come detto più volte, va a rinforzare un reparto che in questo momento è comunque quantomeno numericamente al completo, porta però quelle qualità che chiede spesso Christian Chivu. C'è l'uscita di Frattesi, anche per lui oggi ci saranno visite mediche e firma, quindi già un posto è stato liberato. Probabilmente l'Inter si cercherà di liberarsi anche di Aslani e di Massolen. Ecco, Massolen potrebbe tornare di moda anche per il Monza, magari in prestito, visto che la squadra di Juric perde Pessina per almeno 2 mesi, quindi che già aveva mostrato interesse qualche settimana fa, potrebbe tornare di moda. Per Aslani probabilmente è la situazione più delicata, in quanto non c'è un affare in addirittura d'arrivo, non c'è un'offerta vera per il centrocampista albanese. C'era stato soltanto un interesse del Sassuolo qualche settimana fa, però insomma nulla di particolarmente concreto. Ecco, secondo me quello è un nome, per quanto abbia un valore basso a bilancio, all'Inter basterebbe già incassare 5-6 milioni per evitare la minusvalenza. Secondo me è un nome difficile da cedere. E arriviamo anche all'altra situazione, quella di Luis Enrique, che abbiamo già letto, ecco, prima sulla Gazzetta dello Sport, dove abbiamo letto Luis Enrique rimane alla porta, e poi leggiamo anche su Tuttosport, dove c'è Luis Enrique Roma avanti però a fuoco lento. Qual è la situazione al momento? L'Inter non chiude la cessione di Luis Enrique, anzi la Gazzetta dello Sport riporta di un principio di accordo già esistente con la Roma, quindi per circa 28 milioni più bonus, e lo stesso calciatore non chiude la porta alla Roma. Ecco, quello che era stato un po' riportato da qualche testata negli ultimi giorni, con Luis Enrique non convinto della Roma, col calciatore che si impunterebbe per rimanere all'Inter, viene un po' smentito dalle ultime notizie di giornata, perché Luis Enrique sarebbe comunque contento del progetto Roma. Forse, come avevo detto anche in uno degli ultimi contenuti, per contesto tattico potrebbe fare anche meglio alla Roma, perché è una squadra più offensiva, lui potrebbe ricoprire la posizione anche dietro l'attaccante, quindi giocare in un ruolo molto più simile al suo ruolo naturale, perché ricordiamo rinasce da esterno alto a sinistra. Insomma, praticamente Luis Enrique non chiude alla Roma e l'Inter non chiuderebbe alla cessione. Qual è la differenza, praticamente qual è il punto? È che in questo momento la Roma è più concentrata su un esterno d'attacco, quindi punta forte su Malik Fofana, punta per esempio su Mora del Porto, affare che sia un po' complicato ma che non è assolutamente saltato, e quindi Luis Enrique in questo momento non è la priorità. Come l'Inter potrebbe sostituire il brasiliano, perché ecco, si era parlato di Diaby, dello stesso Malik Fofana. Era un po' la mia sensazione anche ieri, viene confermato dalle ultime notizie. L'Inter non sostituirebbe Luis Enrique con un profilo molto costoso, anche perché, per quanto c'è un po' un cambio di tendenza, e ci arriviamo tra un attimo, da parte di OH3,
È inverosimile pensare che dopo aver preso Spence per 30 più milioni più 5 di bonus, dopo aver puntato Jones, e penso che in questo momento sia la priorità, per circa 30-35 milioni, l'Inter vada a spendere altri 30, 35, 40 milioni su un quinto che sarebbe un'alternativa, che sia un quinto, che sia un esterno d'attacco da adattare, quindi sarebbe alquanto inverosimile come situazione. Da quanto viene riportato, l'Inter punterebbe su un profilo low cost, poi c'è da capire il tipo di profilo. Io per esempio non escludo neanche Ivan Perisic. È vero che di solito, ecco, quando si parla di giocatori ben oltre i 30 anni, non trovano solitamente la mia, tra virgolette, la mia approvazione per quello che chiaramente può contare, però in quel caso, ecco, sarebbe una situazione diversa, perché significherebbe aggiungere qualcosa dopo spese importanti di mercato. È un tipo di calciatore che non verrebbe a fare il titolare, sarebbe solo un'alternativa, e ha delle caratteristiche che Chivu sta cercando, perché Perisic è schierato a sinistra, quindi come vice di Marco, al di là del fatto che può giocare anche a destra, quindi andiamo sempre in quella direzione della duttilità, ma può fare quel tipo di lavoro di puntare all'avversario, accentrarsi, andare a sfruttare l'half space, arrivare in zona di rifinitura e quindi poi trovarsi magari a calciare, a provare l'imbucata, insomma quel tipo di lavoro che spesso Chivu sta chiedendo agli esterni, che ha chiesto in parte anche a Luis Enrique quando schierato da vice di Marco, che chiede per esempio a Diouf, che ormai è stabilmente un quinto destro, e quindi insomma ecco quella soluzione low cost che può permettere di avere un'ottima alternativa per la stagione 26-27, e poi magari ecco cercare di inserire anche Marello. O l'altra soluzione, dal mio punto di vista, è proprio non andare a prendere un sostituto di Luis Enrique, sfruttare la grande duttilità, per esempio di, come detto, di Carlos Augusto, sfruttare la grande utilità di Spence, eventualmente dovesse arrivare Jones, sfruttare la possibilità di dirottare Jones anche sulla destra, quindi spostando poi all'occorrenza Spence a sinistra, ma avere, quindi magari qualcuno chiede, non avere un vice di Marco, no, portare Marello in prima squadra, dargli tante possibilità, perché come ho sottolineato più volte, per me quello è uno dei giovani più pronti per fare il salto in prima squadra per qualità tattiche e per qualità tecniche. Crediamoci nei nostri giovani, perché molto spesso poi giovani dal valore simile, che però hanno avuto continuità in altri campionati come l'Olanda, il Belgio, o altri campionati, insomma, considerati non proprio di primissimo livello, però poi quel tipo di giovane li andiamo a trattare per 35-40 milioni. Quindi quando abbiamo dei calciatori validi in casa, diamogli chance, soprattutto se non dobbiamo puntare tutto su di loro, e se nel caso in cui dovessero fallire abbiamo comunque delle soluzioni per non trovarci in difficoltà. Quindi dal mio punto di vista ben venga, come detto più volte, anche il nome di Di Marello. Andiamo avanti anche con uno degli ultimi articoli di giornata e leggiamo: domani a Bari con il Betis Thuram si allena ad Appiano. Ecco, l'ultima amichevole sarà senza Marcus Thuram, che ha accusato un problema che non gli ha permesso neanche di giocare troppo al mondiale, praticamente non è stato mai utilizzato, e sarà senza, come detto, senza Spence. Si rivedrà Lautaro Martinez, probabilmente la coppia iniziale sarà Bonni più Esposito per affinare ulteriormente il feeling, per fare anche un po' le prove generali verso l'esordio in campionato, che dovrebbe vedere proprio Bonni Esposito come coppia titolare. Occhio però alla situazione Lautaro Martinez, perché magari, ecco, se dopo la sfida col Milan Chiu aveva un po' chiuso alla possibilità di un Lautaro titolare, ecco che dopo la Juventus le parole già sono state diverse. Non escluderei a priori che magari Lautaro stesse bene dal punto di vista fisico e quindi potrebbe avere delle opportunità, se non dal primo minuto, quantomeno a partita in corso, quindi vedremo. Poi sappiamo anche su queste situazioni spesso il nostro capitano ci ha un po' sorpreso, e quindi magari poi abbiamo molto spesso parlato di Pio Bonni come coppia titolare alla prima giornata, poi magari ci ritroviamo il solito Lautaro Martinez che stringe i denti e che trascina l'Inter. Arriviamo ad un ultimo punto del video di oggi, ed era appunto la riflessione su OH3. Le mosse di mercato di quest'anno vanno un po' a distruggere quella narrazione dei paletti fissati da OH3. Io già in un contenuto di forse un mese fa, su per giù, avevo sottolineato che non c'è un vero paletto ai 25 milioni e ai 2,5 milioni di ingaggio annuali.
che in realtà i paletti reali, come appunto avevamo preso spunto da altri contenuti, erano diversi, era il potere di firma che era per quanto riguarda Marotta, Ausilio, insomma, non erano paletti dove non si poteva andare oltre i 25.000.000, andavano però valutati gli investimenti caso per caso e quindi magari poi toccava in primis a Marotta e Ausilio fare questa valutazione, poi toccava alla proprietà dare l'ok. Gli investimenti andavano valutati per il rischio che comportavano, per la possibilità di valorizzazione e quindi chiaramente magari 30-35 milioni potevano essere un prezzo sul quale la proprietà avrebbe dato l'ok per un calciatore, magari per un altro non avrebbe dato l'ok neanche per 25, per così dire. Ed infatti questo mercato va proprio a confermare questa tesi. È arrivato Stones, si era detto l'Inter non prenderà più parametri zero, non prenderà giocatori ultra trentenni, l'Inter va a prendere Stones, 32 anni, per 4 milioni netti all'anno. Poi è chiaro, su questo poi possiamo essere d'accordo o meno sull'operazione Stones, perché è chiaro che è un calciatore che ha avuto problemi fisici, dal punto di vista tecnico non si discute, dal punto di vista fisico ha avuto tanti problemi negli ultimi 2 anni e quindi ci si augura che possa, ecco, reggere fisicamente, però come tipo di operazione va in controtendenza rispetto alla narrazione che era stata fatta dei paletti di OH3. E l'acquisto di Spence anche va un po' in controtendenza, perché un acquisto, ecco, si era detto l'Inter non va oltre i 25 milioni, l'acquisto di Spence è per 30 milioni più 5 di bonus, qualcuno ha riportato anche 31,5 più bonus per arrivare a 35, quindi la dimostrazione è che si può andare oltre se il profilo viene ritenuto adatto anche dal punto di vista degli investimenti, quindi dal punto di vista finanziario, non soltanto tecnico. Poi complessivamente Spence per costo annuale, quindi sommando ammortamento e ingaggio lordo, supera di poco i 10 milioni, però qui naturalmente c'è anche la bravura di far quadrare i conti e quindi di non aumentare troppo il costo rosa. Ed anche qui c'è un po' un discorso in controtendenza, perché in questo momento il costo rosa dell'Inter è aumentato, perché l'Inter cede Frattesi, ma non a titolo definitivo, e va a prendere Spence. E un costo rosa che era già più alto rispetto allo scorso anno, ecco, non è neanche quello un limite invalicabile, perché anche lì c'è la possibilità di aumentare un po' i costi. Poi è chiaro che magari OH3 farà tanti ragionamenti, si cerca comunque di mantenere i costi entro un certo limite, si cerca magari di aumentare i ricavi, si cerca sempre di far quadrare i conti per chiudere i bilanci in positivo, ma questo non è certo un problema, questo è un qualcosa di positivo, è un pregio di questa gestione, perché se l'Inter continuerà a chiudere i bilanci in positivo, se l'Inter terrà i conti in ordine, come sottolineato più volte, questo ci assicurerà competitività per i prossimi anni e quindi non ci troveremo più a vedere come è successo nell'era Zhang, grandi spese al quale comunque ecco, ringraziamo Zhang, al quale va un ringraziamento per quello che ha fatto per l'Inter, però grandi spese, poi problemi soprattutto dovuti al Covid inizialmente, poi insomma situazione economica disastrosa, grosse spese, vittoria dello scudetto e successivamente 2 cessioni pesanti come quelli di Hakimi e Lukaku che poi furono sì rimpiazzati però chiaramente da calciatori che costavano molto meno. Dzeko e Dumfries furono poi i sostituti. Ecco, con la gestione di OH3 probabilmente questo tipo di politica non la vedremo più e questo è naturalmente un grandissimo pregio. Per concludere anche adesso sui movimenti dell'Inter, penso che l'Inter, una volta preso Spence, che come detto più volte, ecco, quel ruolo doveva essere la priorità, poi che fosse Spence o un altro calciatore, non, indipendentemente ecco, dalla scelta finale, quel ruolo doveva essere una priorità. Oggi l'Inter ha coperto quel ruolo e quindi se noi andiamo a prendere anche attualmente la formazione dell'Inter, è una squadra al completo, quindi una squadra che non ha bisogno di innesti immediati perché completa nell'11 titolare e nelle riserve. In realtà, per esempio, Bissek, Akanji, Pavard, Stones sono messi in quest'ordine tra titolari e alternative, ma possono essere tranquillamente interscambiabili a seconda del tipo di partita, a seconda delle caratteristiche ecco, dell'avversario, delle condizioni, del momento della stagione. Però ad oggi è una squadra che è completa. Poi dovesse per esempio ecco, aggiungere Curtis Jones sarebbe la ciliegina sulla torta, però è quello uno di quei nomi che ecco, dove si può attendere, si può aggiungere anche nell'ultima settimana di mercato,
perché non è una necessità immediata, è soltanto un tassello per alzare ulteriormente il livello, per alzare l'asticella, per portare qualche caratteristica in più, però è chiaro che quella che doveva essere la priorità di mercato, ovvero il quinto a destra, è stata rispettata, seppur con qualche settimana di ritardo rispetto a ciò che ci auguravamo inizialmente, però quantomeno ad oggi, quando mancano 8 giorni all'inizio della Serie A, l'Inter può dirsi una rosa al completo. E occhio perché poi dobbiamo fare sempre il paragone con le concorrenti, non so quante concorrenti possano definirsi con la rosa già al completo. C'è qualcuno che ha esuberi da far partire, qualcuno a cui mancano, ecco, dei tasselli per la squadra titolare e quindi ancora una volta l'Inter secondo me, nonostante ecco un mercato che fino ad oggi è andato un po' a rilento rispetto a quello che ci aspettavamo qualche mese fa, l'Inter parte nettamente più avanti rispetto agli altri e concludo sottolineando questo. Marotta e Ausilio, io ho detto più volte, non sono degli incompetenti, ci sono delle scelte che non mi trovano d'accordo, ma questo è chiaro, ognuno di noi ha un'idea, ma non sono degli incompetenti. La nostra dirigenza è quella che molto spesso ha sbagliato meno rispetto alle altre e ancora oggi, ecco, abbiamo la squadra più forte del campionato. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, cosa ne pensate, ecco, di queste mosse di mercato, se secondo voi Luis Enrique è un po' un tema, ecco, ricorrente in questi giorni, va ceduto e soprattutto come andrebbe rimpiazzato e insomma, cosa ne pensate anche della gestione della proprietà, della dirigenza? Come al solito, sfruttiamo la sezione commenti per confrontarci su tutto quello che riguarda il mondo nerazzurro e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.